Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima metà di dicembre. Abbiamo il sole, amici della bilancia. Devo dire che quando c'è il sole si parla, guardate, era l'ultima carta del mazzo. E 6 di pentacoli. Che è il sole, l'ultima carta del mazzo che è uscita, ok? Quindi tanta gioia, devo dire, tanta allegria. Quando c'è il sole è come se ci fosse una ventata di energia. È un qualche cosa che si espande e per qualcuno può far riferimento a una relazione di amicizia. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche scritto qui. Poi in questo periodo sto pubblicando le previsioni per il primo semestre del 2024 e sotto nella descrizione del video c'è il link alla playlist. Sono 4, una è quella generale, una è sulla crescita spirituale, una parla degli amori e degli affetti e l'altra è sul lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere che energie ci sono disponibili per l'amore e gli affetti per i bilancia nella prima metà. Ragazzi, morte, 6 di spade, cavaliere di coppe, asso di bastoni, 2 di spade, fante di spade e 8 di coppe. Allora, devo dire che partendo da queste due carte, morte e 6 di spade, c'è qualcuno qui che si lascia indietro qualche situazione, c'è un taglio con questa morte e un allontanamento con questo 6 di spade. Probabilmente la morte per qualcuno è già avvenuta, cioè è già un momento, è come fosse stato un taglio già avvenuto, che non è detto che sia un taglio nella relazione, cioè nel senso della relazione, può essere anche un taglio di un atteggiamento all'interno della relazione. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questa morte, vediamo di che cosa si tratta. 5 di coppe e 6 di pentacoli. Vi ricordate che era uscito nel fondo mazzo? Allora, ho l'idea che qualcuno potrebbe aver tagliato un accordo, un contratto, un qualche tipo di, mi viene da dire, apertura del cuore. Cioè è un po' come dire, ok, fino adesso ti ho dato e adesso basta, non ti do più, perché le cose non sono in equilibrio, c'è una carenza negli equilibri, ok? Andiamo a vedere 6 di spade. 2 di spade che avete già qui. E fante di pentacoli. È come se ci fosse bisogno di prendersi un momento per schiarirsi le idee nella prima settimana di dicembre. Come se non si vedesse chiaro. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. 2 di pentacoli e 9 di bastoni. Qui ragazzi ho come la sensazione che sia una relazione di amicizia o comunque tra due persone che si conoscono, dove una delle due, nello specifico voi, vorreste magari qualche cosa in più, ma è come se iniziaste a pensare di dovervi togliere certe idee dalla testa.
Andiamo a vedere questo asso di bastoni. 3 di pentacoli, 10 di spade, ragazzi, qui manca da parte dell'altra persona un'azione di tipo concreto, è per quello che non vedete le cose chiare. C'è comunque una relazione, secondo me, in equilibrio, nel senso che è una relazione che nutre entrambe, però è come se non voleste la stessa cosa dalla relazione. C'è qualcosa qui dove non riuscite a vedere chiaro, appunto è per quello che probabilmente dovete togliervi certe idee dalla testa. Datemi una carta per il 2 di pentacoli. Asso di spade, 7 di spade. Qui ragazzi ho come l'idea che qualcuno sia il bivio, vediamo come me ne metto per non confondermi. Il bivio qui è se dire la verità o continuare con la menzogna. Perché comunque sento che per qualcuno non è la prima volta che ci si incastra un po', no? Tipo, vi faccio un esempio che mi viene con questa lettura. Ci sono due amici, uno dei due è innamorato dell'altro, però tace, non dice niente, fa finta, è una bugia in un certo senso, no? Il dire no, no, ma siamo solo amici, mentre l'altro magari è innamorato perso. Ecco, continuare con la bugia del no, siamo solo amici o dire la verità? Andiamo a vedere il 2 di spade. 4 di pentacoli. Eh sì, ragazzi, che è sole. Ok, allora qui bisogna arrivare ad un certo punto a prendere una decisione. Ok? Perché il 2 di spade è proprio una carta dell'indecisione, del bivio, del dubbio, di qualcuno che si chiede dove vado, vado di qua o vado di là. Però c'è anche un 4 di pentacoli al contrario. Ripeto, secondo me ci si stacca da queste idee. C'è il sole, si va verso la prosperità, verso la genuinità. Quindi è un po' quello l'invito, no? Più che fare magari dei calcoli o crearsi delle aspettative, è un po' come se vi dicessero di staccarvi dal dubbio, di semplicemente godervi la relazione, godervi questi momenti, godervi l'amicizia. Diciamo, invece di vivere in questo dubbio del dico la verità o dico o continuo in questa bugia, oppure l'altra persona mi dice la verità oppure saranno bugie, no? Perché è come se ci fossero delle dinamiche di comportamento che si ripetono e che non sono chiare. Però ad un certo punto qui le carte è come se vi dicessero staccatevi da queste idee, da questi dubbi, semplicemente godetevi il momento, godetevi la relazione e diventate osservatori. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo la stella e la regina di bastoni al contrario. Quello che mi viene da dirvi è di guardate da lontano. Guardate come, osservate come la persona si pone nei confronti del mondo esterno, nei confronti della società, in modo che magari per voi sia più chiaro capire se gli atteggiamenti che ha sono atteggiamenti che ha con tutti, quindi sono proprio i suoi, oppure se sono atteggiamenti che ha solo con voi. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Fante di spade nuovamente e re di bastoni. Vi vedo in cerca della verità, ragazzi.
Vi dico, potrebbe essere un periodo un po' controllatore per voi più che tutto. Mi sento come in questa fase di... Allora, se siete voi che dovete sapere se è una bugia o una verità, vi sento in questo, diciamo, loop mentale del ma sarà vero o sarà falso e iniziate proprio, sì, ad osservare, ma non è solo un osservare senza giudizio, è proprio un controllo. E vi dico che per qualcuno potrebbe anche essere un controllo sui social, però al di là del controllo, diciamo, ritorniamo a una parte sana, perché il controllo è già qualcosa che un po' ossessiona, secondo me. E ritorniamo all'osservazione. Si tratta di vedere proprio come l'altra persona si comporta nei confronti degli altri, come sviluppa l'amicizia con gli altri, con il mondo, le relazioni, diciamo così, e fare il confronto su come è la vostra di relazione. Vi dico, arriverete ad un punto dove secondo me inizierete proprio a scavare appunto sui social, su nel passato di questa persona potrebbe anche essere. Per qualcuno mi dicono che contatterete le ex, mi parlano di ex. È un messaggio veramente per pochi, è questo. Va bene, diciamo che ragazzi c'è un movimento che parte da un taglio, da un cambio, ok? E che va poi verso quello che è una fase di osservazione. Qui c'è come un momento di pulizia, un momento di presa di consapevolezza e un momento di osservazione. Ok? Qui il punto è che non si fa un'azione di tipo deciso, è come se non ci fosse una progettualità comune tra i due, o in questo momento nella vostra relazione. Se siete single, le letture, non so se l'ho già detto, le letture dei single per il mese di dicembre le pubblicherò più avanti, potete integrarle con questa lettura. Quindi diciamo che se avete già una relazione è come se non ci fosse un punto in comune. Se per voi vibrasse come una stesa familiare, quindi ci fosse qualche questione tra cugini, tra fratelli o cose di questo genere, vi dico, rompete certe dinamiche di comportamento, iniziate ad osservare la persona appunto come si comporta, magari con i clienti, magari con, se avete un'azienda in comune, per esempio, magari con gli altri parenti, cosa dice, le parole che usa per esprimersi, insomma, è un nuovo modo di valutare l'altro, mi viene da dire così. E sento che alla fine del mese andrete tipo a scavare per conoscere l'altro, per capire, sì, per conoscerlo meglio. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli, vediamo che altri messaggi vi vogliono dare. Ragazzi, qui c'è qualcuno che rincorre qualcun altro, perché parla di una relazione di codipendenza e di questioni legate al ego, che in realtà qui non le vedo tanto, a parte questo 7 di spade, però magari per qualcuno risuona, insomma. Andiamo a vedere ancora un pensiero su cui riflettere. 2. Perché mi è difficile essere felice? Ci sono delle persone effettivamente, ragazzi, che hanno bisogno di emozioni forti e non riescono a stare in quella equilibrio di gioia, serenità, tranquillità che danno poi nel lungo periodo una sensazione di felicità. A parte che essere felice è una scelta molte volte. Decido di essere felice, decido di non farmi toccare da niente e da nessuno degli eventi esterni che mi possono capitare, però è che ogni tanto qualcuno non riesce a stare in questa vibrazione di calma perché è abituato a vivere nel trauma, nel dolore, nella sofferenza. Di conseguenza si ricercano, si attirano situazioni con traumi, con sofferenze e via dicendo. E poi
Abbiamo perché mi è difficile prendere una decisione. In effetti avete il 2 di spade sia nella prima settimana che nella seconda settimana, che è una carta fondamentalmente di indecisioni, di dubbi, di bivi, di valutazioni su quale sia la strada migliore da prendere, ma che è anche una carta che indica che le scelte sono talmente contrapposte che è veramente una decisione difficile, insomma. E qui chiedetevi da dove arriva questa difficoltà, perché avete paura di fallire, perché avete paura di non essere all'altezza, perché avete paura di essere giudicati, insomma, perché vi è così difficile prendere una decisione? Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere comunque nei commenti, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!